Hai anche tu i problemi della cocciniglia cotonosa? Chi è che non ce l'ha? Chi ha gli agrumi, ragazzi, ha questo insetto attaccato lì sulle foglie e sulla pianta, sui rametti, che ce li distrugge. Oggi ti faccio vedere in sole 3 mosse come si può andare ad eliminare tranquillamente questo insetto con dei prodotti biologici, perché se davvero si intigna sulle piante degli agrumi, i limoni, gli aranci, i pompelmi, i mandarini, ce li distrugge, ma anche le piante ornamentali, come ad esempio l'alloro, come ad esempio il lauroceraso o le nostre piante da fiore. Andiamo subito a vedere come si fa. Per filo e per segno ti faccio vedere come si riconosce l'insetto, i danni che fa e le soluzioni che ti consiglio. Andiamo subito al video. L'insetto che stiamo osservando è la cocciniglia cotonosa ed è facilmente riconoscibile per il suo particolare aspetto che ricorda un po' un batuffolo di cotone. Ma attenzione, è un insetto davvero nocivo per le tue piante e se non vuoi passare da una pianta che prima era bella, fresca e rigogliosa ad una che si sta seccando, ti consiglio di seguire questo video. Da adulto questo insetto è lungo 1 centimetro, 1,5 cm, con un corpo bianco di forma conica che ricorda un po' una conchiglia di mare. La parte terminale è rossastra, molto voluminosa e dall'aspetto cotonoso. Le forme giovanili invece sono più piccole e di colore arancio e sono fin da subito ricoperte da un'abbondante patina bianca e cerosa. Colpisce soprattutto gli agrumi, quindi i limoni, i pompelmi, aranci, mandarini, attaccando sia le foglie che i giovani rametti. In genere si posiziona nelle zone ombreggiate della pianta. Il danno diretto è dovuto alla sottrazione di linfa di cui si nutre l'insetto e provoca la caduta delle foglie. Addirittura i gravi attacchi causano il disseccamento di interi rami. Questo insetto poi produce abbondante melata, che è rappresentata dallo scarto dell'alimentazione, sulla quale si sviluppa un danno indiretto dovuto alla formazione della fumaggine che causa la mancata fotosintesi della pianta ed il suo indebolimento. Se hai poche piante, rimuovi manualmente l'insetto, poi successivamente farai un trattamento alla pianta con il sapone molle potassico che laverà via la melata. 10 ml ogni litro di acqua sono più che sufficienti. Se invece l'attacco è consistente e ci sono quindi molti insetti, utilizza l'olio di neem aggiungendo il sapone molle potassico. Sono sufficienti 6 ml di olio di neem aggiungendo 6 ml di sapone molle potassico. Trattamenti sempre in tarda serata. Sono sufficienti 2 o 3 trattamenti distanziati l'uno dall'altro di 7 giorni. In caso di gravi attacchi invece fai prima un trattamento alla pianta con il sapone molle potassico che inizierà ad aggredire l'insetto e a sciogliere la melata. Sono sufficienti 10 ml ogni litro di acqua di questo prodotto. Poi, dopo 3 giorni, fai un trattamento a base di piretro naturale. Volendo rendere più efficace il piretro naturale nella sua azione, puoi aggiungere lo stop, che oltre all'azione soffocante verso l'insetto fa che il piretro naturale aderisce di più sulla pianta. Io ragazzi vi saluto così, vi do un abbraccio a tutti, mi raccomando poi sempre prodotti biologici. Ciao a tutti da Pier Giorgio.